Ciao a tutti, amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Acquario, tendenze energetiche affettive per la prima metà del 2024. Abbiamo il giudizio, amici dell'Aquario. Mm, Interessante, quando c'è il giudizio si parla sempre di un periodo, di un momento di presa di consapevolezza e diciamo quasi la fine di un percorso, mi sento di dirvi. Può far riferimento a qualche cosa che riguarda il passato e anche a qualche notizia o situazione o telefonata che andrete a ricevere. Può essere di una persona del passato, può essere di una situazione lavorativa. mm? Andiamo a vedere con i tarocchi di cosa si tratta. Io come sempre vi ricordo che le letture comunque sono generiche, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non risuonasse proprio nulla, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato un video e lo trovate sotto nella descrizione. È proprio una guida, vi spiega come mettere insieme più oroscopi. Nel caso poi vogliate contattarmi, trovate il mio indirizzo email sempre sotto nella descrizione, lo vedete anche scritto qui e lo trovate anche nelle info del canale. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili per il primo semestre del 2024. Ho già visto una bellissima carta. Ok. Ruota della fortuna, 5 di pentacoli. Abbiamo l'imperatore, il papa, wow, 3 arcani maggiori su 4 carte, ragazzi, non male. Un bellissimo asso di coppe, 3 di pentacoli e il mondo. Wow, tanti arcani maggiori, movimenti importanti. Allora, ragazzi, qui si parte, direi, da un cambio, perché abbiamo proprio la ruota della fortuna, quindi è come se foste in una fase, poi tra l'altro avete anche il mondo qui e l'asso di coppe qui, appunto di cambio, di trasformazione, di mutamento. Devo dire che potrebbe non essere completamente indolore, perché comunque abbiamo questo 5 di pentacoli, però tutto sommato le altre carte sono carte bomba, perché abbiamo l'imperatore, abbiamo il papa, tutte carte che parlano di stabilità, di sicurezza, di qualche cosa che è duraturo nel tempo. Andiamo a vedere carta per carta, sapete poi che con i mini tarocchi vengono fuori sfumature interessanti. Alla fine del video poi vi dirò bene coppie, single e via dicendo. Adesso andiamo a vedere carta per carta. Quindi partiamo dalla ruota della fortuna. Uh, Asso di denari e amanti. Allora ragazzi, io qui vedo cambi, nuovi inizi, mm, nuovi percorsi, aiuti inaspettati, perché comunque avete sia l'asso di denari che la ruota della fortuna. Sono aiuti inaspettati che arrivano, sono cambi grandi con la ruota della fortuna, eh. E abbiamo anche gli amanti, quindi è come se si... Allora, può far riferimento a una scelta che avete effettuato voi ed è per quello che parte la ruota della fortuna che è un 10 che chiude un ciclo e l'asso di pentacoli che essendo un 1 apre un ciclo, no? È come se ci fosse una scelta tra il vecchio e il nuovo. Oppure può proprio parlare di un'armonia, di una nuova armonia, di un nuovo equilibrio che si va creando. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli perché è la carta che mi preoccupa di più per ora. Abbiamo un fante di pentacoli, 3 di bastoni, 10 di bastoni, 10 di coppe, giudizio al contrario, ce l'avete di nuovo, e 8 di pentacoli. Facciamo così. Ok.
Ragazzi, questo 5 di pentacoli mi fa pensare che non siete soddisfatti di quello che avete o siete focalizzati su quello che non avete. Per qualcuno, tipo se siete single, il fatto di non avere una famiglia, per qualcun altro magari il discorso di non avere un'indipendenza magari economica all'interno della coppia, adesso poi lo andiamo a vedere meglio dopo, però ehm, c'è un senso di incompletezza, ecco. Però giustamente, ragazzi, se le cose stanno cambiando, sono agli inizi, è normale che non siano, cioè, dopo un terremoto ci sono sempre le scosse di assestamento, dopodiché si può ricominciare a costruire. E qui è un po' la stessa cosa. Ora, io non dico che il terremoto venga in modo negativo, perché è una ruota della fortuna, quindi è un cambio positivo. C'è però un attimo, appunto, il 5 di Pentacoli lo sento come un momento di debolezza che andrete a vivere perché molte persone non si sentiranno o abbastanza forti, magari a livello caratteriale piuttosto che a livello economico, perché può essere qui che ci sia un qualche tipo di cambio che in qualche modo coinvolga anche il lavoro per qualcuno di voi. C'è come la voglia di fare, ma con il giudizio al contrario, cioè è come se non si vedesse questa sorta di completezza, se appunto può essere il lavoro, può essere la famiglia per qualcuno, può essere il fatto che per creare una famiglia ci vuole un lavoro che magari vi retribuisca di più, perché diversamente non riuscireste a sostenere una famiglia a livello economico, però è solo un momentum. Andiamo avanti, andiamo a vedere le altre carte, vediamo che cosa vi dicono. Andiamo a vedere questo imperatore. Mm. Bene, abbiamo un 3 di coppe per questo imperatore e un cavaliere di coppe. Qui vedo che qualche cosa o qualche relazione diventerà più che stabile. La carta dell'imperatore è sempre la carta di qualcuno che costruisce le cose piano piano nel tempo e qui abbiamo un cavaliere di coppe e un festeggiamento e subito dopo abbiamo un papa, ragazzi. Ok, quindi ho come la sensazione che nonostante queste paure che voi avete, le cose diciamo che ormai sono cambiate e si va verso la stabilità, verso l'ufficializzazione. La vedo bene. Andiamo a vedere questo papa. Abbiamo un 6 di pentacoli e un cavaliere di bastoni. Sì, ragazzi, sento che in qualche modo inizierete ad uscire allo scoperto, mi viene da dire. Sia se siete single da questo 5 di pentacoli, da questa sensazione di non avere, e se siete in coppia è come se ci fosse una sorta di ufficializzazione. Il Papa può anche parlare di un'unione spirituale, di una guida spirituale o di qualche cosa che appunto viene portato alla luce. Potrebbe anche fare riferimento a una convivenza, per qualcuno. Andiamo a vedere questo bellissimo asso di coppe. Quattro di bastoni e 7 di spade. Ragazzi, io vi sento ben innamorati, pieni di nuove idee nel prossimo semestre nel primo semestre del 2024. Fortemente sento la convivenza anche con questo 4 di bastoni, però abbiamo un 7 di spade. Datemi una carta per il 7 di spade. Fante di spade. Allora, se per caso siete di quelle persone che hanno paura di essere abbandonate, paura di non essere abbastanza, fate attenzione perché questo tipo di paura crea proiezioni e vi porta a essere ipercontrollatori. Fate attenzione alle gelosia, non siate troppo gelosi, ma questo non vuol dire non esprimere, cioè
Chiedetevi da dove arriva questa gelosia, perché siete così gelosi di quella persona lì o di quella situazione lì, dove avete voi l'insicurezza che vi rende gelosi. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli. 5 di coppe e 9 di coppe. Non male. Non male, perché qui sento che molte persone lavoreranno su questo 5 di pentacoli. Vi dico, qui avete anche il Papa. Io sento che qualcuno conoscerete, che vi darà una spinta in avanti a livello emotivo. Vi dico questo perché da un 5 di coppe, che è una carta di delusione, di vuoto emotivo, si passa ad un 9 di coppe, che è una carta di appagamento, con quello che è una collaborazione, un progetto a tre. Secondo me, vi dico, potreste o partecipare a un corso, un seminario, o più semplicemente trovare una persona, un punto di riferimento, un libro, un video, quello che per voi è, che potrebbe farvi lavorare su voi stessi a tal punto da arrivare al mondo, da arrivare alla completezza, a quello di cui qui vi lamentavate, quello che non avevate. Il 10 di coppe è una carta di appagamento emotivo, di completezza, di famiglia completa tecnicamente. Ok? Andiamo a vedere il mondo, però ci arriviamo, eh? Abbiamo un 3 di spade e di nuovo un papa al contrario. Allora, come vi dicevo, il mondo è una carta di compimento, è una carta di chiusura cicli. Tenete presente che iniziate con una ruota della fortuna e finite con il mondo, quindi tanti cambi, devo dire. Principalmente potrebbero essere due i cambi importanti nel prossimo semestre. Vi dico, qui c'è qualche cosa che ha a che vedere con le ufficializzazioni. Datemi una carta per il 3 di spade. La luna. Ragazzi, ripeto, tenete sotto controllo la vostra gelosia, tenete sotto controllo le bugie, tenete sotto controllo il fatto che siate attaccati a qualcuno o qualcosa o abbiate bisogno di risposte o conferme solo perché voi siete insicuri. Lavorate piuttosto sulla vostra insicurezza. Sento che potreste farlo grazie a questa. Vi dico, potrebbero essere due, con il Papa e l'Imperatore, però avete bisogno di rivolgervi a qualche saggio per farmi capire. Qualcuno che vi possa far vedere le cose da un punto di vista più ampio. Vi ricordo che qui avete la carta del giudizio. Ed è proprio quello, il vedere le cose da una prospettiva diversa, da una prospettiva più ampia. Allora, ragazzi, per chi è in coppia, devo dire che è, è il tasto un po' più dolente, nel senso che ho come la sensazione che non vi sentiate appagati dal tipo di relazione che state vivendo in questo momento. Per molti è una relazione che agli inizi, magari è proprio iniziata con questa ruota della fortuna, magari ci sono delle idee, ci sono degli incontri, ma c'è sempre questa sensazione da 5 di pentacoli di sottofondo. Non ho famiglia, non posso creare una famiglia. Oppure non ho un lavoro, non ho la stabilità, non sono in grado di soddisfare le aspettative degli altri, non ho... È sempre tutto un focalizzarsi su quello che non c'è. Invece qui vi dicono di rivalutare quello che in realtà avete di questa persona, la genuinità di questa persona, il fatto che appunto magari non avendo obiettivi si possono creare nuovi obiettivi, nuovi progetti comuni. Vi dico, cambiando la vostra attitudine, qui arriva l'imperatore, arriva il festeggiamento, arriva la celebrazione, arriva un'offerta di tipo stabile. Qui sento che c'è la stabilità, ma siete voi che avete bisogno di cambiare modo di vedere le cose fondamentalmente, ok? Devo dirvi che poi avete anche un asso di coppe, quindi c'è un potenziale amore, c'è questo 4 di bastoni che mi parla di convivenza, mi parla di stabilità, di concretezza, esattamente come l'imperatore, ok? Ma il nocciolo secondo me è fare un lavoro
per capire da dove arriva questo vuoto che voi sentite in modo da essere autosufficienti, autonomi nel colmare questo vuoto, in modo da non dover sempre dipendere da qualcuno per sentirvi completi. Difatti voi ci arriverete perché avete il mondo, ok? Io qui sento che è come un, come vi posso dire, guardare in faccia le vostre paure. È vero che c'è un tre di spade, quindi guardare in faccia le proprie paure crea sempre sofferenza, perché bisogna rendersi conto che sì, è vero, mi sono comportato così perché avevo paura. Datemi una carta ancora per questo Papa, al contrario. Asso di bastoni. Sì, vi dico qui c'è la voglia fondamentalmente di stare meglio, ok? E ci sono anche le energie ci sono disponibili, sta a voi prenderle fondamentalmente, ok? Sta a voi seguire l'onda. Però con la carta del mondo è come se ci fosse appunto un completamento, un risultato raggiunto perlomeno arriva. Vi dico, ci può essere anche una nuova passione in comune, un nuovo hobby in comune, qualche cosa che risvegli un pochettino la fiamma. Per qualcuno vi dirò, potrebbe proprio arrivare la proposta di matrimonio, ragazzi, perché qui quello che voi sentivate non avere, qui arriva con qualche cosa di stabile, qualche cosa di equilibrato. E lo vedo come un qualche cosa di entusiasmante. Qui alla fine abbiamo il mondo. Vi dico, non è che una volta che uno si sposi la cosa, cioè, finisca lì, nel senso, bisogna poi continuare a nutrire la relazione, no? Quindi non coltivate la proiezione che una volta che convivete, piuttosto che vi siete sposati, piuttosto che avete conquistato quella persona, che le cose da lì in avanti siano più facili. Cioè, c'era... ho visto un film una volta, non sono sicura, penso che fosse Carpe Diem, il titolo di questo film, dove c'è un insegnante che appunto che spiega ai ragazzi scuola, cioè classe abbastanza di scalmanati, e lui dà una A, un voto massimo a tutti e dice loro: il difficile non è prendere una A, il difficile è mantenerla. E qui è un po' lo stesso discorso, il difficile non è arrivare a quel tipo di traguardo, ma è mantenere il traguardo. Però ragazzi, vedo comunque un sacco di carte positive, devo dire, più che tutto forse solo un po' il vostro modo di porvi e le aspettative che avete, che potrebbero creare qualche vuoto. Ma sono carte molto molto positive, devo dire. Allora, se siete single, cari amici dell'Aquario, vi dico che potrebbe iniziare una relazione coi fiocchi, perché abbiamo un bel asso di coppe, abbiamo un 4 di bastoni, abbiamo il mondo, abbiamo un papa, un cavaliere di pentacoli, l'imperatore. Quindi devo dire che anche qui le energie disponibili sono favolose. Sta a voi uscire da questa situazione di delusione, di frustrazione, di 5 di pentacoli, che è qualcuno che si lamenta, qualcuno che fa la vittima, qualcuno che piange per quello che non ha, perché in realtà sta nel vostro potere personale prendere in mano le redini nella vostra vita e andare. Magari non è un cambio così, come vi posso dire, immediato, è un cambio che arriva poco per volta, ma comunque avete la ruota della fortuna alle spalle che vi sostiene. Ok? Quindi fate il cambio di attitudine che avete bisogno di fare. Vi dico che per qualcuno ci potrebbe essere anche un cambio di residenza. E questo vale un po' per tutti. Ok, allora, per quello che riguarda la famiglia, ragazzi, sento che sia quella creata, sia che sia quella di origine, le cose andranno molto bene. Ci potrebbero essere delle questioni di eredità da dover
aggiustare, come se ci fossero, sì, delle questioni da regolarizzare, ho come questa sensazione. Però a parte questo, devo dire che sento che la situazione sarà in armonia, ok? Anche se fosse appunto la famiglia, sia che sia la famiglia di origine, sia che sia la famiglia che avete creato voi. Per quello che riguarda i figli, se per caso avete figli, vi dirò che potrebbero darvi delle grandi soddisfazioni. Se i figli sono già grandi, per caso in età da lavoro, devo dirvi che potrebbero ricevere delle promozioni. Se fosse il primo lavoro, potrebbero, diciamo, iniziare a fare un lavoro promettente che a loro piace, insomma. Sento che è un bel settore per voi quello dei figli. Se invece non avete figli, si potrebbe parlare di qualche nuovo progetto, potrebbero farvi coinvolgervi, diciamo, in qualche questione lavorativa, magari proprio perché qui l'otto di pentacoli al contrario, voi siete in cerca di un nuovo lavoro, di una regolarizzazione del lavoro, ipotesi. Sento che anche lì arriva qualche tipo di offerta che vi può dare un equilibrio, che vi può dare vi può far fare il salto in avanti, sia a livello monetario, ma soprattutto a livello di potere personale. Può essere un progetto stabile, potrebbe anche essere un progetto con un contratto ben ben solido. E vi dirò che se siete single all'interno di questo progetto, ragazzi, potrebbe essere che lì conosciate la persona di questo asso di coppe, insomma, che vi fa poi sentire le farfalle nella pancia, insomma. Per quello che riguarda gli amici, poi penso di aver detto tutto. Allora, anche lì devo dire, ragazzi, che sarà un periodo piuttosto interessante perché ci sarà come uno scambio mutuo tra voi e i vostri amici. Sarà, saranno momenti importanti, momenti di mediazione, momenti di progettualità, momenti di crescita, mi viene da dire. Ma il segreto qui, anche con la carta del giudizio, è proprio cambiare l'attitudine di questo 5 di pentacoli, ragazzi, perché tutte le altre carte sono bellissime, quindi l'energia è potenzialmente molto bella quella che arriva. Sta a voi dare il passo a questa energia, appunto, cambiando la, l'assetto mentale, invece di focalizzarvi sul fatto che magari non avete una famiglia, non avete creato una famiglia, piuttosto che non ho una solida famiglia di origine, piuttosto che non ho un lavoro serio o duraturo o un contratto a tempo indeterminato. Cioè, quelle sono cose che fanno parte della vita, nel senso tutti più o meno hanno le loro, non vi fate portare giù troppo da questo senso di mancanza, perché magari avete molto altro che altre persone non hanno, in questo momento non lo vedete. Invece qui si tratta proprio di, e vi dirò, potrebbe esserci un amico, un'amica con il quale o la quale parlerete, che vi confronterete, che vi farà vedere le cose da un altro punto di vista. Vi dico, qui avete il Papa al contrario e qui ce l'avete al dritto. È come se qualcuno avesse bisogno di una guida in questo periodo. Va bene, andiamo a vedere un koan. Andiamo a vedere qual è il messaggio che vi consigliano. Brucio i libri nella borsa, ma non posso dimenticare i versi scritti nel profondo del mio essere. Qui la sento un po' come se dicesse, anche se fate finta di non sapere, in realtà poi la vostra anima sa. Sa quello che c'è da cambiare, sa che cos'è quello che vi accende, sa che cos'è quello che vi affligge,
si tratta di ascoltare. Amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie nel primo semestre del 2024. Vi dico, sono bei movimenti energetici, belli potenti perché comunque avete tanti arcani maggiori. Giusto un po' cambiare questa attitudine. Non prendere decisioni solo per paura di essere abbandonati, per paura di non essere abbastanza, perché si ha bisogno di qualcuno che ci dica quanto siamo bravi. Insomma, capite da dove arriva questo vuoto, questa insicurezza e da lì lavorate e partite per migliorare voi stessi. Bene. Spero comunque appunto che la lettura vi sia stata d'aiuto, fatemelo sapere con un commento, se avete piacere potete mettere like, iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. Se non trovate il tasto abbonati nei video, potete provare entrando in un altro video se dalla schermata principale del canale non si vede, se no diversamente, siccome può dipendere dal modello del telefono, dagli aggiornamenti piuttosto che dalle impostazioni di YouTube, vi consiglio o di cambiare cellulare o di accedere direttamente dal computer, da lì si vede, ok? Bene amici dell'Aquario, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un inizio 2024 splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!